Bentornati nella soffitta più intrigante della rete, dove ogni settimana rispolveriamo ricordi, pagine ingiallite e personaggi che hanno fatto battere i cuori di intere generazioni. Oggi ci arrampichiamo tra liane e sogni d'avventura per incontrare una vera pantera della giungla, Jungla, la regina selvaggia dei fumetti italiani tra gli anni 60 e 70. Prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un bel like se anche voi avete avuto almeno una volta la tentazione di sfogliare di nascosto un albo proibito sotto il banco o sotto le coperte. E se vi piace il video, suggerite nei commenti quale fumetto o personaggio vorreste vedere nella prossima puntata della soffitta. Nata nel 1968 dalla matita dinamica di Stelio Fenzo, Jungla è la risposta tutta italiana a Tarzan, ma con un tocco decisamente più audace e ammiccante. Immaginate una ragazza bianca cresciuta nella foresta africana, in un mondo di liane, tribù misteriose, mercanti senza scrupoli, stregoni e animali feroci. Una guerriera agile, selvaggia e bellissima, che si muove con la sicurezza di chi è padrona del proprio territorio e del proprio destino. Con il suo bikini leopardato, la chioma fluente e lo sguardo deciso, Jungla ha fatto sognare migliaia di lettori. Ma attenzione, non si tratta di un semplice oggetto del desiderio. Al contrario, Jungla è attiva, coraggiosa, libera, e spesso è lei a salvare gli uomini, ribaltando gli stereotipi dell'epoca. Pubblicata dalla mitica Regi, la casa editrice di Renzo Barbieri e Giorgio Cavedon, Jungla esordisce nel pieno boom dei tascabili. La serie durerà 58 numeri regolari più uno speciale fino al 1971. Il formato è quello che tutti ricordiamo, piccolo, economico, da edicola, perfetto da infilare in tasca o nascondere nel cassetto. Le copertine? Da urlo. Veri piccoli capolavori illustrati da artisti come Mario Cubino, Leandro Biffi e persino Carlo Iacono. Una miscela esplosiva di fascino, mistero e promesse d'avventura che invitavano il lettore a scoprire cosa si celava tra quelle pagine. A dare vita al corpo e all'anima di Jungla fu Stelio Fenzo, uno dei più talentuosi fumettisti italiani del Novecento. Classe 1932, Fenzo aveva uno stile riconoscibilissimo, tratti netti, dinamici, con una padronanza del chiaroscuro davvero unica. Aveva lavorato anche con Ugo Pratt e per editori internazionali, ma fu proprio con personaggi come Jungla, Simba, Amar Singh e tanti altri che lasciò un segno indelebile nel cuore del pubblico italiano. Fenzo riusciva a rendere ogni tavola vibrante di tensione e movimento, con sguardi che comunicavano emozioni complesse e scene d'azione mozzafiato. Un vero fuoriclasse. Ebbene sì, la nostra Jungla non è rimasta confinata tra le bancarelle italiane. La serie è stata tradotta e distribuita in Francia, Germania, Spagna e persino Turchia. Un successo internazionale che dimostra quanto questo personaggio fosse in grado di conquistare l'immaginario collettivo ben oltre i confini nazionali. Certo, vista oggi, la serie può sembrare ingenua in alcuni passaggi e non mancano stereotipi esotici figli del loro tempo. Ma va anche detto che Jungla, pur con il suo background da selvaggia civilizzata, rappresentava una donna indipendente, padrona del suo corpo e delle sue scelte. E per l'epoca era una piccola rivoluzione. Le storie di Jungla si muovono tra l'avventura e il sogno, tra battaglie con tribù ribelli e momenti più intimi e sospesi, in cui la protagonista riflette sulla sua identità e sul confine tra civiltà e natura. C'è un fascino arcaico in queste storie, come se ci parlassero di un'Africa immaginata, mitica, più da cinema d'avventura che da Atlante geografico. Ogni albo è una corsa nel cuore della giungla. Esploratori misteriosi, tombe antiche, maledizioni, tradimenti, passioni improvvise, tutto in poche decine di pagine, con un ritmo serrato e una sceneggiatura che non lascia respiro. Oggi Jungla è considerata un cult tra i collezionisti e gli appassionati del fumetto vintage. È una testimone del suo tempo, certo, ma anche una pioniera in un panorama dominato da personaggi maschili. Ha aperto la strada ad altre protagoniste affascinanti e combattive, anticipando in parte le eroine a fumetti che avremmo conosciuto più avanti anche su scala internazionale. E poi, diciamolo, quel fascino un po' selvaggio, quella libertà totale, quella sfida lanciata al lettore in ogni vignetta? Beh, sono cose che non si dimenticano. E voi? Conoscevate Jungla? Avete mai sfogliato un suo albo o vi siete già messi a cercarlo su eBay mentre ascoltavate questa puntata? Fatecelo sapere nei commenti. Noi ci fermiamo qui, ma la nostra esplorazione nei meandri più selvaggi della cultura pop non si ferma.
Anzi, la prossima settimana torniamo con una nuova eroina da riscoprire. E chissà che non ci siano altre amazzoni pronte a balzare fuori dai nostri ricordi. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se questa avventura nella giungla vi è piaciuta e soprattutto scrivete nei commenti chi vorreste nella prossima puntata della Soffitta di Pippo. Alla prossima e occhio alle liane!